Manutentori, buongiorno e bentornati sul mio garage. Manutentori, buongiorno e bentornati nel mio garage. Sono qua ancora con la mia bellissima, amatissima Grande Punto che ha bisogno di un po' di restauri. Oggi provo a lucidare i fanali, anzi a ripristinare i fanali, perché ne farò uno in un modo e uno in un altro. Non è un tutorial. Lo ripeterò altre volte durante il video, non è un tutorial, sono esperimenti che faccio. Da una parte proverò in un modo, dall'altra proverò nell'altro modo e poi vedrete. Sono due modi simili ma diversi e vedremo quale dei due va meglio. E soprattutto se dureranno, perché l'altra volta quando l'avevo fatto senza fare video sulla punto MK2 erano durati pochissimo. Li ho lucidati un paio di volte, 1 anno e mezzo, però non avevo mai dato vernice trasparente. Questa volta la darò. Bando alle ciance, iniziamo. Cosa utilizzeremo per questo esperimento? Intanto carta e nastro per la mascheratura, uno spruzzatore, in questo caso è un detergente blando ma acqua va bene, e carta vetrata di 3 tipi. Si parte con la più grossa, che non è grossa, in questo caso è grossa, 600, poi si passa a 1200 e si arriva poi a 2000. Infine rinnova fanali, che è una vernice trasparente. In sostanza questa l'ho presa dal solito Beps, se ne trovano anche di altri tipi, è specifica per i fanali. Speriamo che funzioni. In teoria questa dovrebbe evitarci di dover lucidare il fanale e dare soltanto le 3 mani di carta vetrata, 600, 1200, 2000, dopodiché si spruzza la vernice e il fanale dovrebbe venire lucido. Di qua proveremo così. Sull'altro fanale invece farò come ho già fatto altre volte, cioè 600, 1200, 2000, carta abrasiva polish dato col plattorello del trapano. Dopodiché sgrasserò e darò la vernice e vedremo la differenza, soprattutto tra un annetto, se siamo ancora tutti qua, vedremo come si sono conservati i 2 fari. La mascheratura serve più che altro per non andare sulla vernice con la carta vetrata. Se invece utilizziamo il sistema del polish col plattorello sul trapano, allora è fondamentale mascherare, perché io una volta l'ho fatto senza mascherare. Sono andato avanti anni a pulire gli schizzi di polish nel vano motore e anche sulla carrozzeria. Cominciamo. Carta 600. Si sente anche dal rumore che qui sarà molto più dura perché è proprio screpolata la plastica. Andiamo. Ecco, diciamo che siamo appena all'inizio. Adesso si notano gli swirl della carta vetrata sul faro, si notano ancora diverse striature, quindi ne abbiamo ancora qua da fare. Dai! Ok, comincia ad essere un po' più uniforme, però qua ancora c'è una specie di onda sulla quale devo insistere.
Chiaro che se voi aveste dei platorelli con la carta 600, 1200, 2000 sul trapano, fareste molta meno fatica, ma io non ce li ho. Posso passare alla carta 1200. È già un po' più liscio. Cerchiamo di controllare se vediamo ancora delle righe un po' più profonde, perché la carta 600 tenderebbe a fare un po' chiaramente delle righe più profonde rispetto alla 1200. Quindi insistiamo ancora un po' con la 1200 nel caso vediamo ancora delle righette. E poi magari, sai, dando il lucido non si vedranno più di tanto, ma meglio si prepara il fondo e meglio verrà alla fine. Passiamo alla 2000. Il fanale ha assunto una consistenza lattiginosa. Io qua ci vedo ancora però una differenza che non so se insistere ancora o lasciar perdere. Magari un'altra passata gliela do. Bene, andiamo a sostituire la mascheratura, perché adesso andiamo a verniciare, quindi ci vuole una mascheratura seria che protegga anche il paraurti, e andiamo a verniciare dopo averlo ripulito ulteriormente. Bene, dopo averla agitata per almeno 3 minuti andiamo a spruzzare 25 cm dice di distanza, mani uniformi e continue, speriamo bene. Il faro deve essere bello asciutto, mi raccomando, ma nel frattempo che abbiamo agitato la bomboletta si è asciugato bene. L'ho passato ancora per togliere eventuali residui ancora di polvere. Prima mano, aspettiamo un po'. Già con la seconda mano si comincia a vedere un po' più di lucido. Attenzione, mi raccomando, a non esagerare mai con la vernice perché se cola sono un cane. Adesso lo lascio asciugare e abbiamo finito. Non mi soddisfa al 100%, Penso che se l'avessi lucidato sarebbe venuto ancora meglio. Bisogna più che altro stare attenti perché fa un po' di nebbia questa bomboletta, ma io non sono un mago a verniciare, perciò quello che è venuto è tutto regalato. Certo che rispetto all'altro fanale si vede la differenza, purtroppo noto che ci sono proprio degli aloni anche all'interno del fanale, ma quelli non li tolgo chiaramente, però rispetto a prima è enormemente meglio, su questo non c'è dubbio, ma non è perfetto, certo che è ritornato indietro di qualche anno, questo sì. È chiaro che il risultato sembra buono a vederlo così. A vederlo da vicino non mi soddisfa al 100%. Certo che se lo paragoniamo al vecchio faro, ovvio che ci sono anni luce di differenza. Per l'altro faro andrò a fare la stessa procedura, però andrò anche a lucidarlo con pasta abrasiva e polish. Quindi il faro sarà già lucido nel momento in cui andrò a dare la vernice protettiva. Vediamo la differenza. Ora procederò con la mascheratura e col carteggio e ci vediamo direttamente alla fine quando darò poi invece la pasta abrasiva e il polish. Perché sti lavori mi metto sempre a farli con 30 gradi? Allora, abbiamo passato le 3 gradazioni di carta vetrata 600, 1200, 2000. Adesso andrò a lucidare. Adesso l'aspetto è più o meno lo stesso dell'altro faro dopo il lavoro, anche se qui ho cercato di essere un po' più energico e far durare un po' più a lungo le passate di carta vetrata.
però alla fine quello è fatto a mano. Forse se avessi appunto degli attrezzi meccanici. Adesso vediamo passando polish, anzi prima pasta abrasiva e poi polish, vediamo un po' come va. Ecco, ora la mascheratura è stata decisamente abbondante, anche tutto il cofano, perché schizzerò. Faremo prima, mi sto inventando, sto andando un po' così a sensazione, esperimenti, per quello che dicevo all'inizio, non è un vero e proprio tutorial. Allora, prima con questa spugna, che ho già usato tra l'altro per lucidare, per fare dei tentativi di lucidatura della carrozzeria, poi mi sono comprato una ruota orbitale ma ancora non l'ho usata. Insomma, con questa prima andrò a dare una generica pasta abrasiva, dopodiché monterò questo che è decisamente più delicato e darò questo che è un polish, rinnova fanali dell'Arexon, ma leggendo la descrizione è un polish, e vedremo come va a finire solo con, diciamo, azione meccanica, perché alla fine andiamo a fare azione meccanica. Dopodiché trasparente. Proviamo. Pannetto a microfibra per togliere l'eccesso, perché non si deve asciugare la pasta abrasiva e neanche il polish, se no non va bene. Adesso passiamo al polish, perché non ne posso più, perché veramente è un lavoro, anche perché i fari erano evidentemente molto consumati. Ma siccome non pretendo che tornino proprio nuovi, perché mi sa che la prossima volta vado a finire a cambiarli, se dovessero opacizzarsi di nuovo, adesso passiamo al polish. Ma il lavoro sarebbe già quasi accettabile così, però l'altro, senza far tutto sto casino, è venuto meglio, quindi comunque il trasparente glielo diamo, senza dubbio. Dunque, non so se si riesce a vedere, però nonostante sia molto più trasparente di prima, ecco qui, vedete, si vedono ancora aloni. Cioè potrebbe essere accettabile, ma se gli diamo il trasparente sicuramente è meglio. Vedete, questo è il faro invece trattato con il trasparente e senza lucidarlo, e si nota già che è meglio. Quindi pensate unendo la lucidatura alla vernice. Vediamo. Ok, andiamo a dare la bomboletta anche di qua e poi li confronteremo. Bene, osserviamo ora il risultato. Questo è il faro trattato con la carta abrasiva e poi anche con polish e pasta abrasiva. Io noto ancora dei graffietti e poi, vediamo se riesco a farvelo vedere, la vernice, ma qui dipende dall'erogatore e dalla bravura del verniciatore, che è bassa, che fa un po' di buccia d'arancio. Poi degli aloni che si possono ancora notare sono all'interno del faro e quindi non ci si può far nulla. Però diciamo che il risultato è accettabile, anzi decisamente buono, dai, cioè considerato che prima non si vedeva quasi più nulla, soprattutto qui, vedete, è bello lucido, l'importante è che duri. Andiamo a vedere il confronto diretto con l'altro fanale. Ecco, sempre fatta salva un po' di buccia d'arancio, che purtroppo lì, ripeto, do la colpa all'erogatore, ma anche il verniciatore non è proprio il top. Abbiamo anche qua dei graffietti, cioè secondo me il risultato è molto simile. Dove forse potrà essere differente sarà nella durata, e ho quasi quasi il sentore che dove ho lucidato e dato la vernice potrebbe staccarsi, perché la vernice ha bisogno di una base opaca,
Però proviamo, è un esperimento che ho fatto, non ho nessuna pretesa di verità, assolutamente nessuna. Tanto i fanali sono tornati decenti, decisamente decenti, per cui va bene così, ecco. Ci rivedremo quando magari eventualmente ci sarà qualcosa da segnalare. Bene, come ho detto all'inizio, questo non è un tutorial. Qui io vi ho fatto vedere quello che ho combinato, erano esperimenti. Quindi potete, magari senza insultarmi, mettere tutto quello che volete nei commenti, consigli, critiche, quello che volete, perché, ripeto, ho fatto così a sentimento. Potrei anche aver fatto delle cagate mostruose. Però, dai, intanto per ora i fari sono tornati trasparenti. Ditemi pure tutti i consigli che avete in mente, esperienze. Guarda, hai sbagliato, Caimano, dovevi far così. Vabbè, magari la prossima volta lo faccio, tanto una volta più, una volta meno, sull'altro punto li ho fatti 3 volte, quindi che poi non mi venga lo schiribizzo di cambiarli, e vabbè, lì allora. E magari questi li tengo per fare ulteriori esperimenti. Insomma, io spero che il video vi possa essere utile, che vi sia piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su tutte le novità, utilizzate il link che lascio in descrizione per i vostri acquisti su Amazon, perché magari se vi piace il mio canale mi date una mano con una piccola percentuale che prendo con l'affiliazione Amazon. Altro sì, visitate la mia pagina Facebook e il mio profilo Instagram. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!